Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo il secchello esagonale utilizzando ancora una volta il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi. Punti impiegati, punto alto e punto basso, e come potete vedere come accessori non ce ne sono tantissimi, per cui iniziamo subito facendovi vedere tutto quello che ho utilizzato. Ed ecco i colori che utilizzerò oggi per realizzare il secchello esagonale. Penso che ormai avete capito che il cordino Indalux è uno dei miei preferiti, infatti lo sto utilizzando da diversi tutorial e ancora appunto penso di farlo perché mi piacciono veramente tutte le tonalità. E oltretutto in descrizione troverete il sito per acquistare ed anche un codice sconto con il quale potrete acquistarlo scontato. Le tonalità che ho scelto oggi sono il numero 21 ed il numero 3. E per quanto riguarda la quantità ne serviranno circa 380 grammi, di cui 250 del colore prevalente, essendo le rocche da 250, quindi una la utilizzerete praticamente tutta e l'altra un po' più della metà. Ma come vi ho detto l'altra volta, tutto quello che vi rimarrà dell'Indalux vi farò vedere appunto un tutorial dove farò una borsa multicolor, quindi una forma un po' particolare, per poter appunto utilizzare tutto ciò che c'è rimasto di questi meravigliosi cordini. Se volete realizzare la catena, cioè la tracolla con l'uncinetto, lo potete fare appunto sempre con il colore che ci servirà per il contorno e per la coulisse, e verrà eseguita nello stesso modo in cui più avanti vi spiegherò appunto come realizzare questa chiusura. L'uncinetto, scusate, che utilizzerò sempre per l'Indalux, anche per questo progetto, è il 3,5. Io mi trovo molto bene a utilizzare questo numero, ma voi, come vi dico sempre, potete utilizzare il numero 4 o il 4,5, sempre in base alla vostra mano e a ciò che preferite. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo realizzando la base del secchello, quindi la base esagonale, e andiamo a realizzare 6 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E adesso chiudiamo, quindi queste 6 catenelle le chiudiamo in tondo con un punto bassissimo sulla prima delle 6. Ed ecco fatto. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare dei punti alti all'interno del cerchio. Cominciamo col primo, che è sostituito da 3 catenelle, e andiamo a fare il secondo punto alto. Dopo averne fatti 2, li separiamo con una catenella e ne facciamo altri 2, sempre all'interno del cerchio. Quindi ogni 2 facciamo una catenella. La codina ce l'andiamo lavorando così fissiamo bene il punto. Quindi abbiamo fatto questi 2, adesso catenella e facciamo un altro gruppo, quindi altri 2 punti alti. Catenella e altri 2 punti alti. Dobbiamo arrivare a un totale di 12 punti alti, quindi 6 gruppi, perché poi questi saranno appunto i lati della nostra base. Quindi continuiamo e appena abbiamo completato ci vediamo per vedere il secondo giro. Completato il primo giro, quindi è fatto anche la catenella, andiamo e chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto alto. Ed ecco fatto. Adesso cosa facciamo? Sullo stesso punto dobbiamo fare un punto alto, quindi 3 catenelle che lo sostituiscono, quindi 1, 2, 3. Sul seguente facciamo sempre un punto alto, quindi su quello sottostante, e
qui dove noi abbiamo fatto la catenella, qui al centro andiamo a fare un punto alto, una catenella ed un punto alto sempre al centro, mi raccomando. Sul punto seguente un punto alto, anche in quello successivo, e nuovamente qui nello spazio andiamo a fare un punto alto, catenella e punto alto. Vedete? Proseguiamo sul punto successivo un punto alto, in quello successivo pure, altro spazio, facciamo un punto alto, una catenella e un punto alto, sempre nello spazio che ci abbiamo, e poi proseguiamo sempre con punti alti nei due punti sottostanti. Quindi questo modulo lo ripetiamo fino alla fine, ci rivediamo a questo punto. Ultimato anche il secondo giro, andiamo a fare il terzo. Punto alto, sostituito sempre dalle 3 catenelle, e andiamo a fare nei punti sottostanti dei punti alti, quindi esattamente come prima. Nello spazio, quello che abbiamo fatto prima dove c'è la catenella di separazione, andiamo a fare il solito modulo. Punto alto, catenella e punto alto. Punto alto nel punto sottostante e in tutti quelli seguenti, finché non arriviamo al prossimo spazio dove c'è la catenella per rifare il modulo. Quindi ci siamo arrivati e qui andiamo a creare, quindi punto alto, catenella e punto alto. E qui si prosegue con i punti alti. Quindi questo modulo va ripetuto per tutto il giro, anche nei giri successivi, quindi ricordiamoci sempre dove c'è il punto, dove c'è la catenella, il modulo punto alto, catenella, punto alto, e ripetiamo questo modulo quindi per 7 giri, per cui ci rivediamo a base completata. Ed ecco la base completa, quindi ho realizzato 7 giri secondo il modulo appunto che vi ho spiegato. Adesso vedete che è un esagono, dobbiamo lavorare separatamente i 6 lati ed esattamente in questa maniera. Se noi giriamo un po' il lavoro in questa maniera, se voi notate, qui ci sono delle asoline e noi dobbiamo andare a realizzare dei punti alti in questo punto e come riferimento dobbiamo prendere i punti alti che vanno da una parte all'altra, cioè quello immediatamente dopo la catenella di separazione e anche da questa parte, per cui dobbiamo prendere questi punti. E allora noi lo giriamo in questa maniera, cappiettino, quindi ricominciamo, prendiamo il punto preciso e vedete io prendo questa asolina qui e mi aggancio e vado a realizzare il primo punto alto che sarà di 3 catenelle. Proseguo in quello successivo, quindi vedete bene in questo punto e procediamo in questa maniera, quindi prendendo le asoline che stanno sul retro, in maniera tale che quando poi il lavoro salirà, questa diventerà una sorta di cornice della nostra base. Quindi ve lo faccio rivedere, quindi queste due asoline non si lavorano, ma per questo primo giro andiamo a prendere quella proprio sul retro.
Facciamo questo lavoro fino a questo punto alto, quindi sull'asolina che ci sarà qui dietro, e vi faccio vedere come realizzare il secondo giro. Sono quasi arrivata al punto, all'ultimo punto, quindi faccio l'ultimo punto alto, quindi in totale saranno 14 e mi fermo perché qui appunto c'è la catenella. E questo è il primo giro completato. Poi, siccome dobbiamo lavorare, come vi ho detto, delle strisce, quindi 6 strisce separate, facciamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto del giro successivo, voltiamo il lavoro e facciamo delle righe di andata e ritorno a punto alto. Quindi il primo già è stato fatto, andiamo sul punto seguente e procediamo. Saranno sempre 14 punti, non ci sono diminuzioni, quindi questo è un lavoro semplicissimo. Ed ecco qua. Quindi noi non facciamo altro che realizzare dei giri di andata e ritorno. All'incirca saranno un 20 righe, io poi alla fine vi dirò esattamente il numero di righe e quindi l'altezza che ho raggiunto, e poi andiamo a fare la stessa cosa su questo lato. Quindi lasciamo la catenella di separazione che poi vi farò vedere nel momento in cui dobbiamo fare il contorno a cosa servirà, e poi faremo altri 14 punti qui e in tutti i rimanenti 5 lati, per cui ci rivediamo non appena tutti i laterali sono stati completati. Ed ecco come si presenta il lavoro nel momento in cui abbiamo realizzato tutti i 6 laterali. È un po' grande, ma cercherò di farvelo vedere. Il totale delle righe è 21, quindi 21 righe, e l'altezza che ho raggiunto è 26 centimetri, anche se adesso comunque mancherà il contorno, per cui arriveremo a 27. Adesso cosa facciamo? Cambiamo il colore, quindi prendiamo l'altro colore e partendo da un punto qualunque, quindi magari prendiamo una striscia e iniziamo con, quindi ci mettiamo da qualunque lato, va benissimo, quindi ci agganciamo e andiamo a fare quindi un giro di contorno a punto basso, per cui su tutte le maglie disponibili. Questo è appunto un lavoro che avete già nei miei lavori, avete già visto, quindi molto semplice. L'unica cosa che vi dovete ricordare che negli angoli, quindi in tutti gli angoli che andiamo, quindi qui e in tutte le altre strisce, in questo punto dobbiamo fare un punto basso, una catenella e un punto basso. Lo facciamo insieme e poi potete anche proseguire da sole. Quindi andiamo avanti, punto basso, ed eccoci qui nell'angolo. Quindi punto basso, catenella e punto basso nello stesso punto. Man mano poi al solito ci andiamo a lavorare le codine del lavoro terminato per ogni riga, così lo andiamo anche a fissare per bene. E andiamo a cercare quindi in ogni rigo che abbiamo fatto, vedete, quindi tutti punti bassi. Così creiamo il contorno e andiamo a definirlo anche con un colore diverso. Per cui questo lavoro lo dobbiamo andare a fare su tutto il perimetro, quindi su tutto quanto, e ci rivediamo non appena l'abbiamo completato tutto. Ed ecco, tutti i contorni sono stati eseguiti. Io ho già preparato la borsa per creare le cuciture e questa è più o meno la forma. Adesso con ago tirafettuccia e sempre con il colore con cui abbiamo creato il contorno, io mi sono già agganciata e adesso vi faccio vedere come creare le cuciture. Quindi mi sono agganciata e cosa faccio? Già anche questa è una cucitura che mi avete visto fare tante volte. Dobbiamo prendere le due asole di un lato e quelle che stanno di fronte.
Quindi inseriamo l'ago e tiriamo. Facciamo la stessa cosa, anziché da questa parte, sempre da questa parte, prendiamo le asole successive, quelle di fronte, e tiriamo. Tiriamo per bene. Ecco. Facciamo la stessa cosa in quelle successive ancora. E questo lo facciamo per tutta la riga, quindi fino a qui. Quindi questa cucitura poi verrà ripetuta in tutte le altre parti. Ve lo faccio rivedere ancora una volta. Quindi il risultato finale poi sarà questo. Quindi ci rivediamo, io vi faccio vedere l'ultimo nel frattempo e ci rivediamo non appena abbiamo fatto tutte le cuciture e vediamo come procedere per creare appunto la coulisse che andrà poi a chiudere la borsa. Ed eccolo quindi con tutti i laterali cuciti. Adesso vi dico cosa ho fatto per quanto riguarda la coulisse. Io ho realizzato quindi una cosa molto semplice, ho realizzato 150 catenelle, quindi ho formato un bel filo lungo e poi cosa ho fatto? Sono partita da questa parte, quindi tra gli ultimi 4 punti alti io mi sono inserita e ho fatto entra e esci con l'ago di raffettuccia e ho inserito la coulisse fino a questo punto. Quindi questo è molto semplice. E poi nel momento in cui io lo chiudo, assumerà la forma finale. Quindi poi io faccio anche il fiocco. Ovviamente voi lo potete fare più lungo, più corto. 150 catenelle secondo me sono abbastanza anche per renderlo un po' più lungo. Ecco qua. Adesso ho deciso di creare quindi anziché la tracolla un manichetto e allora io cosa ho fatto? Per poi agganciarlo da questa parte, quindi e tenerlo con le mani, ma volendo potete oltre il manichetto aggiungere la catena come vi avevo detto. Io vi spiego cosa farò adesso. Ho preso questi moschettoni con questo tipo di gancio e sempre con il colore secondario io faccio così, ovviamente cappietto, e vado a creare, quindi qui lavorare qui dentro, 3 punti bassi, quindi attorno a questo gancio. Poi faccio una catenella, giro il lavoro e comincio a fare dei giri di andata e ritorno per creare appunto questo manichetto che sarà circa di 30 cm. Io poi alla fine al solito vi dirò esattamente la misura. Vedete? Quindi catenella, giro il lavoro e vado a creare questa piccola striscia che sarà appunto il nostro piccolo manico. Quindi non facciamo altro che righe di andata e ritorno, poi questo ce lo andiamo a nascondere e ci rivediamo non appena abbiamo completato anche il manichetto. Ed ecco come si presenta nel momento che ho terminato il manichetto, che misura 25 cm, ed ecco il risultato. Con lo stesso sistema potete anche realizzarlo più lungo, magari la misura portato a spalla oppure a tracolla, questo chiaramente lo potete personalizzare come meglio credete. Vi ricordo di dare un'occhiata al sito Borgo dei Pazzi e se utilizzate questo codice sconto potete comprare il cordino in deluxe a un prezzo più ovviamente più basso. Mi raccomando, se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e se attivate la campanella sarete sempre aggiornati sui miei prossimi progetti, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.